Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale, benvenuti se è la prima volta a Transport Fever 2 Console Edition, vuol dire versione per console. Allora, gioco famoso, uscito prima per PC, quindi per Windows o su Steam, oggi è disponibile anche su Xbox e io lo sto giocando, come vedete in basso a destra, su PlayStation 5 Pro, nel mio caso. Comunque funziona anche su Xbox, quindi versione per console, quindi se siete amanti di treni, mezzi di trasporto in generale, quindi camion, aerei e navi, è un gioco manageriale o di simulazione libera che fa per voi, perché è un gioco veramente complesso. Ma andiamo subito al dunque, ragazzi. Prima cosa, lasciate un bel like, come dico sempre scherzosamente, allungate il ditino e lasciate un bel like e registratevi al canale, è gratis. Registratevi su YouTube se non l'avete ancora fatto, basta mettere la mail come si fa su Facebook, Instagram e tutte le altre piattaforme, TikTok, tutto quello che volete, e così vi arrivano le notifiche dei nuovi video, delle puntate che andremo a fare su Transport Fever. Perché sto facendo questa guida? Arriviamo subito al punto, perché purtroppo manca il tutorial quasi in modo completo, quindi faccio qualcosa in italiano, io da poco che gioco, quindi se avete anche dei consigli per chi gioca da più tempo, perché il gioco è uscito da anni sul PC e volete darmeli, sono ben accetti. Ma partiamo subito ragazzi, basta chiacchiere. Partita libera, allora ci spostiamo, partita libera. Allora, visto che questo è un video per principianti come me che stanno iniziando e vogliono imparare, visto che manca veramente le basi proprio per partire, andremo da zero, partita facile. Allora, scelgo clima temperato, poi scendo, dimensione mappa piccola, lascio tutto com'è, città media, industria alta, questo dovete metterlo, perché vuol dire che vi mette più industria, perché qui dobbiamo andare a collegare le varie zone di produzione con i nostri mezzi di trasporto, quindi mettete più industria, mettete alta. Pendenza, vedete, io l'ho già regolata al minimo, così il terreno è quasi tutto pianeggiante e non vi crea problemi. Niente, direi che schiacciate in basso vedete la X avanti e arriviamo qua. Allora, qui iniziano a esserci due o tre cosettine che potete settare. Allora, anno di inizio io ho messo 1980, il gioco parte del 1950, cosa vuol dire? Che più andiamo indietro nel tempo, prima avremo mezzi storici, oppure più andiamo avanti, mezzi più recenti, e i mezzi vanno in base all'epoca e vi vedrete poi nel tempo che giocando, magari capiterà adesso facendovi vedere questa guida, che vengono dei mezzi disponibili man mano che vanno avanti gli anni. Allora, difficoltà facile, ripeto, vedete c'è media e difficile, vi lascio facile perché per principianti questa guida. Poi due tipi di carico, va bene così, frequenza chiusura industriale raramente, obiettivo densità industriale mettete disabilitato, così non vi chiede niente, gioco più facile. Abilita impostazioni personalizzate, io dico di sì, perché poi facciamo una guida apposta per andare a vedere come caricare le mod. E cosa sono le mod? Normalmente ci sono nei giochi dei computer, stavolta le hanno messe anche nelle console, quindi su Xbox e PlayStation avete anche le mod disponibili in aggiunta al gioco create dalle persone, da altri appassionati. Andiamo subito, impostazioni di gioco personalizzate, cliccate il tasto opzioni sulla vostra PlayStation o Xbox, secondo cosa sto utilizzando, e vi apre questo menu. Io ho già scaricato un po' di cose, se vedete, non so, ci possono essere le LN772, perché parliamo di gioco in italiano, quindi se vi vedete in basso a destra dettagli, cliccate con la freccetta a destra del joystick, vi fa vedere, hanno creato, vedete, bellissime le LN772, delle FS, Ferrovie dello Stato. Ci sono treni tedeschi, francesi, austriaci, un po' di tutto il mondo, anche americani, e con le mod potete scaricare i giochi che normalmente il gioco non vi offre, ma sono stati creati dagli altri. Guardate, ci sono i 245, guardate che belli, delle FS, e 343, insomma un po' di cose in italiano ci sono. Hanno messo, guardate, il Tartaruga, veramente di tutto, il 636, c'è un po' di tutto. Caimani, avete visto, c'è dentro che Freccia Rossa, Italo, treni di alta velocità, l'Arlecchino, c'è di tutto. Non sto qua a trarre troppo sul dettaglio, se no il video dura troppo tempo, quindi lasciate impostazioni personalizzate, poi se volete lasciatemi un commento, vi faccio un video anche per scaricare le mod, e poi cliccate su X inizia e voilà, eccoci qua che parte il gioco, ragazzi. Allora, gioco veramente complesso, se avete giocato, siete un po' vecchi come me, a Transport Icon nei primi PC 386, questa è un'evoluzione meravigliosa. Chiaramente c'è da imparare tantissimo, come ho detto all'inizio, però purtroppo manca veramente il tutorial. Ma andiamo subito dunque, motivo per cui faccio il video. Adesso vediamo com'è la mappa. Allora, con il tasto L1, L2 e R2 zoomate avanti e indietro sulla mappa e vedete un po'
da varie creazioni. Allora vi fa delle città con dei nomi di fantasia veramente qualcuno carino, qualcuno penoso. Qui adesso qui abbiamo Pietrabruna, che è un paese, e vedete che sopra il paese, allora prima cosa da imparare è che ci sono due icone. Ad esempio qui a Pietrabruna abbiamo l'icona delle scatole, quindi dei beni generici, e questa fiammella, che vuol dire che a Pietrabruna chiedono le scatole o il carburante, va bene? E intorno a noi ci sono delle parti più piccole dove ci sono degli impianti di produzione, chiamano così lui. Ad esempio vedete qua ci sono le segherie dove producono il legno e altre cose. Prima cosa da fare è identificare una città, ad esempio qui abbiamo Pietrabruna, Montefiore, altre cose, e le richieste che hanno sulle singole città. Ecco qui un'altra mappa, vi faccio vedere. Se non vi piace, cliccate con le opzioni, fate abbandona e ve le fate ricreare un'altra. Vi faccio vedere un po' di varie opzioni, così vedete ad esempio qua in queste fanno il grano e altre cose. Ad esempio qui adesso vediamo un po', abbiamo Mistretta, hanno bisogno del pane e delle attrezzature, e ad esempio questo potrebbe già essere un buon esempio, il pane, perché il pane, ad esempio, abbiamo bisogno di una fattoria dove fanno il grano e una zona di produzione del pane. Allora vediamo un po', qui abbiamo questa città ha bisogno quello, mentre il Tiriolo ha bisogno dei mattoni e delle scatole, e in basso Paullo, che invece è vicino a Milano. Dai, io sono a sud di Milano, mi fa ridere trovare un paesino che so più o meno dov'è, e dove hanno bisogno di attrezzature e altre cose per automobili. Abbiamo poi un'altra città, guardando bene, dove più a nord abbiamo vicino una zona, una cittadina, un paesino, si chiama Mattino, dove abbiamo sia la fattoria, vedete qua, che producono il grano, e a sinistra dove fanno il pane. Quindi andiamo su Mattino, gli cambiamo il nome perché va bene tutto, ma non è che è il massimo, e lo chiameremo questa volta, vediamo un po', cambiamo, andiamo sotto Milano, dai, Assago, benissimo. Poi qua ci clicco su e gli metto un bel fattoria mia, e voilà che gli ho dato fattoria mia, e qua lo chiamiamo invece, ed è facile fare il tutorial per capirci. Quindi abbiamo ad Assago, abbiamo vicino la nostra fattoria e il posto dove fanno il pane, ok? Così ci capiamo, ragazzi. Allora vogliamo fare una linea di treni che porterà il grano dall'impianto, lui li chiama impianti, ragazzi, che è la nostra fattoria, la dobbiamo portare con un treno il grano qua dove fanno il pane, e poi lo portiamo ad Assago, che vedete c'è il simbolo del pane. Allora cosa faccio? Vado indietro, ho gestione linea, gestione veicolo, strade, e noi, visto che vogliamo fare una ferrovia, andiamo su ferrovie. Allora con il tasto L1 ed R1 vi spostate sul menu, andiamo su strutture, vedete abbiamo bisogno di un capolinea per carico merci, che io tradurrei meglio in italiano come stazione di testa. Per gli appassionati di treni ci capiamo subito. Allora, cosa importante, ragazzi, andiamo subito sul dettaglio. Quando in blu potete costruire, ma non basta quello. Attenzione di una cosa, vi faccio vedere. Allora con il tasto, con il joystick a frecce a sinistra sul joystick, ruotate di 360 gradi la vostra stazione di testa. La cosa importante, guardate, se vi avvicinate, adesso troviamo un punto. Allora, se vi avvicinate, ragazzi, vedete che oltre a darvi la stazione di testa colorata di blu, vi si illumina, evidenzia in bianco il nostro impianto, lui li chiama impianti, la nostra fattoria per capirci meglio in italiano, e quando è evidenziata in bianco vuol dire che vi aggancia la vostra stazione, la vostra fermata dei camion, qualsiasi mezzo andate ad utilizzare a quel tipo di oggetto. Quindi nel nostro caso agganciamo la stazione alla fattoria per fare in modo che i treni si carichino in automatico, quindi dovete avvicinarvi finché ve lo dà, oltre al blu, che vuol dire che vi dà la possibilità di costruire, deve evidenziarvelo in bianco. Dopodiché, in questo caso qui, allora qui è soltanto una stazione di testa, quindi premo X ed eccola qua che me l'ha creata. Se zoomiamo con R2, se andate a vedere, c'è già tutto pronto, guardate che bello che è, ci sono già i binari con la massicciata, le traversine, la catenaria, ed è subito pronto e disponibile. La nostra fattoria è agganciata. Allora allontaniamoci un pochino e vediamo un po' che avevamo, ritorniamo alla posizione di prima così ci capiamo. Abbiamo Assago, qui abbiamo la fattoria e abbiamo di qui la zona del pane. Allora adesso cosa facciamo? Andiamo dove fanno il pane e andiamo a costruire anche qui un'altra stazione di testa. Allora me la ruoto un pochino, mi avvicino come ho fatto prima finché me lo evidenzio in bianco, vedete, e qua ho
lo andrei a posizionare? Allora, qua ci sono tante possibilità. Io vi do un consiglio, e sto imparando anch'io, ripeto, se avete consigli per chi gioca da più anni, chi ha avuto possibilità di giocarci prima di me, anche su console che è uscito prima, e volete darmi consigli, scrivete nei commenti. Se invece avete domande, perché come me siete principianti, state iniziando e non avete capito qualcosa dalle mie guide, chiedete pure che rispondo a tutti. Allora, importante, torniamo appunto, nelle varie opzioni potete, schiacciando, vedete il triangolo in basso, impostazioni, ve lo dà in basso nei menu. Allora, se scendo di uno, binari, ne metto 2, clicco su 2, chiaramente se non da in rosso fa niente, mi sposto leggermente perché sennò gli vado a finire sopra, e vedete che è in bianco, quindi selezionato, vuol dire che mi carica e carica da solo in automatico, e confermo. Avete visto ragazzi? Così abbiamo creato, e adesso poi andremo a vedere perché io voglio fare, voglio prendere un treno, adesso capirete lo stile del gioco, devo fare una linea che prima mi porta un treno che mi va avanti e indietro dalla fattoria alla produzione del pane, e poi un altro treno che dalla produzione del pane va fino ad Assago, mi consegna nei negozi e nelle aree di produzione dove richiedono il pane che andremo a produrre. Ma andiamo a fare la prima nostra ferrovia. Allora, cosa abbiamo fatto? Abbiamo creato la nostra stazione, avete visto. Allora torniamo su ferrovia, premiamo il tasto L1 sul joystick, mi dà i binari generici, vado col puntino a cliccare qua, crea, vi faccio subito una curva perché devo andare di lì, schiaccio 2 volte X così mi conferma, e vedete che mi ha fatto il primo pezzo di binario. Poi riclicco qua, allora io devo andare lì, quindi ecco una cosa, subito arriviamo sul dettaglio. Vedete che facendo le curve è libero il gioco, potete, vi dico una cosa, dopo andremo sui dettagli con altre guide, potete modificare le piante, i colori, aggiungere una massicciata, fare scavi, è veramente libero, immenso e meraviglioso il gioco, c'è da perderci ore se non anni, infatti c'è gente che ci gioca da anni. Io sto imparando e come ho detto purtroppo non c'è il tutorial e andiamo a bomba. Cosa sono questi numeri che compaiono? Sono la velocità massima che si può avere su questo tratto di binari, ed essendo in curva qui la velocità massima è impostata a 120, quindi potete mettere diversi convogli, quindi con locomotori e vagoni che hanno velocità massime, ma comunque qui la velocità massima in questa curva è di 120 impostandola con questa gradazione. Clicco 2 volte X e la confermo, dopodiché ecco qua ragazzi, in alto a sinistra, nuovo veicolo disponibile, un D445 e il 656 Caimano, che figata, bellissimi ragazzi, treni italiani, siamo amati treni italiani, ed ecco qui una carrozza svizzera invece. Allora, come avevo detto, con le mod, questa volta non solo su PC, le casarotte, le 2 piani, che figata ragazzi. Allora, se siete amati dei treni sapete bene di cosa parlo, andate a vedere, vi ho detto, sul mio canale troverete anche qualche video dei treni, magari il Freccia Rossa dell'Acme, con qualche elaborazione che ci ho fatto per farlo girare, e le delle SNFC, vedete, ci sono un po' tutti i treni, man mano che passano gli anni, come vi dicevo all'inizio della guida, vi diventano disponibili dopo che li avete scaricati. Allora, torniamo noi, dobbiamo andare ad agganciare, scusate la divulgazione, ma man mano che capitano le cose vi faccio vedere. Allora, cerco di avvicinarmi nella costruzione, e poi da qua aggancio un altro pezzettino, vedete che mi dà il blu, zoom e vado ad agganciarmi sul binario superiore, tac, faccio un clic e mi ha collegato la mia ferrovia, come vedete è bella, è fatta e pronta, vedete? Quindi guardiamolo da lontano, ho collegato la fattoria con l'impianto di produzione del pane. Allora, adesso abbiamo fatto la stazione di partenza, la stazione di fine. Cosa andiamo a fare nella ferrovia? Sempre schiacciando R1 mi sposto e vado a prendere questo che è il deposito treni, perché a questo punto qua andiamo, ci manca un punto dove andare a fare mettere i nostri treni, però prima magari facciamo così che è più facile, ho visto per il momento, per quelli che non sono magari tanto esperti come me e da poco che giocano, prendete un binario e iniziate a costruire uno scambio, basta che vi spostate a sinistra o a destra, lo fissate 2 volte come abbiamo fatto con tutti gli altri binari, poi un pezzo di binario dritto, e poi adesso andiamo allora sulle strutture come avevo detto prima con R1, prendiamo il deposito treni. Allora
faccio un po' di zoom indietro, lo ruoto leggermente, vedete che ve lo allinea in automatico, premo X, confermo, ed eccolo qua, che è bello che costruito. Guardate che bello che è, aspettate che cambio l'inquadratura, guardate, è veramente curato, vedete anche i vetri, tutto i mattoni, fatto veramente bene, bello bello bello. E vedete che abbiamo incominciato a creare il nostro deposito treni. Allora, quindi si va per gradi, creiamo le 2 stazioni partenza e arrivo, la linea ferroviaria, ho creato il deposito treni, adesso cosa dobbiamo fare? Ragazzi, importante, gestione linea, quindi vado sul menu principale schiacciando il tasto cerchio, torno indietro, gestione linea. Allora, non ne ho, come vedete, allora col tasto quadrato vedete sulla destra mi segna nuova linea, me la chiama in automatico linea 1, e adesso devo andare, vado sulla prima stazione, vedete qui, che è quella che ho sbagliato, scusate, andiamo sulla prima stazione, che è quella della fattoria, da dove partirà il mio treno. Ecco qua, che è la linea, me la chiama Assago, mettevo il nome in automatico, e sulla numero 2, che dove invece c'è l'impianto di produzione del pane. Ecco qua, Assago inferiore. Ok? Tu metti i nomi così. Su questo si possono tutti cambiare, vedete, basta schiacciare come abbiamo visto prima, sulle singole parti, e poi con il tasto, col triangolo, vi potete rinominarle come volete. Quindi abbiamo creato una linea. Adesso cosa dobbiamo fare? Andiamo a comprare il nostro primo treno. Evviva! Allora, cosa facciamo? Vado sul deposito di Assago e cosa faccio? Vedete, col tasto quadrato acquista veicoli e mi propone di treni perché siamo sulla ferrovia. Allora, vedete che ci sono un po' di treni, ma se io scendo, vedete c'è l'R444 Svizzera, meraviglioso, il BR103 tedesca, ma andiamo giù ragazzi, e ecco qua che saltano fuori treni italiani, voilà, una 636 in Castano Isabella, meravigliosa. Sono sicuro che gli amanti delle ferrovie FS, se state giocando a questo gioco, magari vi piacciono quasi sicuramente i treni. Ecco qua, ne scegliamo una, poi sotto ci sono vari vagoni. Ecco, attenzione, una cosa che vi insegno importante. Allora, se guardate sulla destra dove c'è scritto, vi faccio vedere quella freccetta qua, vedete, tipo di veicoli di carico, ci sono delle icone, vuol dire che ogni tipo di vagone può caricare delle cose. Vedete, questo qua può caricare carburante e oli, questo qua può caricare le pietre, altri tipi di merce, oppure se volete aiutarvi a non stare a impazzire, se guardate in basso c'è filtra ordina, col triangolo se schiaccio, invece di qualsiasi tipo di merce, vedete, scorrete a destra con la vostra freccetta e vedete che io voglio trasportare il grano, perché noi adesso prendiamo il grano dalla fattoria e lo portiamo dove fanno il pane. Quindi se faccio così mi propone solo in automatico quelli che portano il grano. Vedete l'icona, che c'è l'icona del grano, quindi prenderemo dai 2 di questi e 2 di questi, poi schiaccio in basso, vedete col quadrato acquista, e ho comprato il mio primo treno, il mio 636 con 4 vagoni. Adesso, importante, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo dare vita al nostro treno che abbiamo creato col 636 con dietro 4 vagoni, dove deve andare. Però prima noi abbiamo creato la linea 1, che è quella lì. Quindi allora vado, mi sposto a destra, clicco su treno, poi guardate, vedete che c'è scritto R1 sulla destra, azioni, vedete R1 azioni, mi esce questo menu blu, faccio imposta linea e scelgo linea 1. Bene ragazzi, praticamente cosa abbiamo fatto? Abbiamo creato la prima linea con il primo treno. Vi faccio vedere che c'è, giusto un attimo, adesso gioco in pausa, dopo andremo nei dettagli, andremo a capire cosa succede tutto il resto, ma per farvi capire che funziona, vedete? Guardate, eccolo lì, il nostro, rimesso in pausa con R3, vedete sotto, il nostro bellissimo 636. Ragazzi, si può andare nel dettaglio, è meraviglioso, guardate che bello che è. Allora, non divaghiamoci, io so che tutti volete giocare a guardare i vostri treni meravigliosi che vanno avanti e indietro, ma andiamo avanti nel gioco, perché devo spiegarvi come funziona il tutto per fare una produzione completa, ad esempio del pane per andare in città. Quindi abbiamo preso adesso, abbiamo fatto 2 stazioni, abbiamo collegato con i binari, abbiamo fatto un deposito, li abbiamo messo dentro il treno che fa questo tipo di linea. Adesso cosa dobbiamo fare? Dobbiamo poi portare il pane quando è pronto da Assago. Noi però abbiamo solo una linea in questo momento che ci porta dalla fattoria il grano alla produzione del pane. Quindi allora cosa facciamo?
andiamo su Ferrovia, stavolta ci spostiamo sempre sulla capolinea per Carico Merci, che è la nostra stazione di testa famosa, la prendiamo, andiamo giù. Allora vedete che sulla città ci sono anche qua le iconcine del pane, che sono le zone dove c'è richiesta di pane, che possono essere abitazioni o punti di rivendita. Come vi ho spiegato prima, dovete, ecco, fare salvataggio in automatico, avvicinarvi, vedete che se ci avviciniamo ci fa vedere in automatico le zone agganciate che diventano bianche, e vedete che vi serve un bel pezzo di città, se guardiamo. Quindi questo posto diciamo che va bene. Allora fatemi vedere rispetto al resto, però magari se lo giriamo in su è meglio. Vedete, ogni tanto fermatevi, come sto facendo io intanto che vi faccio la guida in diretta e ve la sto registrando per comodità, non deve essere per forza perpendicolare, l'importante è che sia vicino e che agganci. Quindi zoomate un po', poi vi spostate piano piano e che trovate e controllate che abbiamo agganciato tutto. Vedete, la zona di richiesta del pane c'è tutto. Allora la confermo e a questo punto cosa faccio? Ferrovia, con L1 vedete che c'è segnato in basso, vado sui binari, prendo qua la mia stazione. Allora io devo andare lì, quindi mi sposto un po' di qui perché poi dovremo fare la curva. Come vedete, vi ho spiegato prima, vedete qui la velocità massima è 90, se la voglio tenere, se vedete che se la allargo mi aumenta la velocità, e fisso il primo pezzo di binario. Poi vado qua, ritorniamo sulla nostra stazione dove producevano il pane, sempre sulla ferrovia, sui binari, mi aggancio il binario. Vedete perché avevamo fatto la stazione di testa con 2 binari, perché in un binario mi arriva la linea dove mi porta la farina. Da qua usciamo e andiamo, zoomiamo indietro a crearci subito la linea che va a sud. Eccola qua, possiamo agganciarla anche subito direttamente senza stare qua ad impazzire, l'importante è arrivare alla conclusione. Eccolo qua, vedete che ci ha creato in automatico senza impazzire, avete visto, con 2 clic, la nostra bella ferrovia che parte da Assago, a sud di Milano, giusto per prendere dei posti un po' più abbastanza famosi, e parte da qui e ci porterà il pane lì. Cosa manca a sto punto che abbiamo visto prima? Facciamo un altro bel deposito di treni, quindi vado indietro, torno su ferrovia, vado su strutture, vado sul mio deposito treni e anzi, scusate, facciamo come abbiamo fatto prima, binari, qua facciamo una piccola scambio, mettiamolo qua, tac, confermo, un altro pezzo di binario dritto, tac, confermo, e qui adesso vado sulle strutture e mi aggancio, lo ruotiamo un po', vedrete che in automatico poi ve lo aggancio da solo, eccolo qua, e mettiamo dentro il nostro deposito. Quindi allora adesso, come abbiamo fatto prima, andiamo a gestione linea, vedete quadrato nuova linea perché devo fare una nuova linea, e cosa faccio? Gli dico che dalla dove fanno il pane, quindi ad Assago inferiore, lo chiama lui in automatico, deve arrivare il treno ad Assago città. Vedete, sosta Assago. Allora ad esempio qui adesso, per farla un po' più facile, clicco su qua che sosta Assago non mi piace proprio, schiaccio il triangolo, vedete in basso a destra, rinomina, cancelliamo sta roba e mettiamo Assago stazione, dai, che è un po' più bellino e sicuramente non è penoso come l'altro. Ok, Assago stazione. Allora adesso cosa facciamo come abbiamo fatto prima? Andiamo a cliccare sul nostro deposito treni Assago 2, acquista veicoli. Allora avevamo messo il filtro, ce lo tiene, ci spostiamo fino ad avere qualsiasi tipo di merci, di modo che ci dà tutto disponibile. Scendiamo e andiamo a prendere un altro tipo di macchina. Dai, cosa prendiamo stavolta? Cambiamo completamente, bellissimi tartaruga. Dai, un bel dieselone, un 343 ci sta alla grande. E poi, allora, adesso andiamo a prendere il cibo. Allora, grano, petrolio, acciaio, assi, plastica, petrolio, materiale della costruzione, macchine, carburante, strumenti, cibo. Eccolo qua. Allora, abbiamo 3 tipi di vagoni, vedete, che trasportano tutti e 3 il pane, con il nostro simbolino, quindi magari ne prendiamo
due così e due così, poi faccio acquista e ho comprato il nostro treno. Quindi adesso premo X una volta, me l'ha selezionato, vedete che mi mette la crocetta, e adesso gli devo dire, premendo R1, se guardate a destra, R1 a destra, ripeto, c'è azioni, mi si accende il menu blu, faccio imposta linea e gli metto in linea 2. Vedete che se metto su linea 1 non fa vedere niente, vado su linea 2 mi evidenzia la linea rossa che ho di fianco. Potete cambiare anche i numeri delle linee, tutto quello che volete, è tutto modificabile. Benissimo, avete visto? Così abbiamo dato anche qua, il nostro treno è pronto per partire. Allora, manca ancora una cosa, ragazzi, ci vuole pazienza perché è un gioco molto complesso e spero che un tutorial in italiano fatto proprio da zero, base, possa aiutare chi come me ha da poco iniziato e se no non sai dove guardare, dovresti leggerti e cercare 1000 video, che ce ne sono tanti ma molti sono in inglese. Allora, io qualcosa in italiano l'ho trovato e ringrazio anche chi mi ha dato la possibilità di avere qualche informazione più. Allora, altre persone come me che hanno canali YouTube, chiaramente. Quindi, come dico sempre, ragazzi, fermi tutti, allungate il ditino, scherzosamente, ma fatelo, e lasciate un bel mi piace e iscrivetevi al canale, così magari riceverete notifiche di altri video, sia su Transport Fever che altre cose che vedrete voi poi, quello che vi interessa. Tanto è gratuito registrarsi su YouTube, esattamente come su Facebook, TikTok, Instagram, tutte le piattaforme dei social, e grazie, mettete dentro la mail e vi arrivano le notifiche, quindi fatelo. In Italia in queste cose si è sempre indietro. Veniamo al punto finale. Cosa manca nella ferrovia? Importante, ci spostiamo con R1 sui segnali, ragazzi, i fondamentali vanno messi. Allora, mettiamone un po', zoomiamo. Allora, ne mettiamo uno fuori dalla stazione, vedete che vi mette la freccetta con il senso in cui arriva. Ne mettiamo uno qua per andare al deposito, uno contrario, vedete, all'ingresso stazione. Poi percorriamoci le linee così non tribuliamo. E ne mettiamo anche qua, uno qui all'ingresso, uno di qui all'ingresso dell'altra linea. Facciamoci l'altra linea dalla parte opposta e ritorniamo alla fattoria, e anche qui mettiamo un segnale qua dove c'è l'ingresso del treno, un segnale qui dove c'è questa parte, uno qua prima dello scambio che è l'uscita della stazione. Bene, ragazzi, direi che questa volta spero che vedete che vi mette segnalati, cioè i segnali, scusate, i semafori ve li evidenzia sulla mappa. Allora, siamo pronti finalmente a partire, ragazzi. Cosa succederà? Eccoci qui. Allora, per vedere come vanno i treni, clicchiamo una volta su un treno. Adesso schiaccio R3 che gli do il là, ed ecco qua che vediamo in diretta, possiamo vedere, guardate, il treno come volete, potete cambiare con i giochi tutte le inquadrature del mondo. Guardate che bello, fantastico. Il nostro treno, guardate che bello, si vede veramente da spettacolo, ragazzi, e gira anche da spettacolo. Potete zoomare, fare quello che volete, ed eccolo qua che è arrivato. Ci sono già vedete che sta caricando, scompaiono le parti di grano, il treno riparte. Adesso lo seguiamo per una volta, visto che è una guida, vedete, in automatico. Adesso lui segue le linee perché noi gli abbiamo detto che vogliamo che vada dalla fattoria dove ha preso il grano e va fino alla produzione del pane. Se schiacciamo R3 una seconda volta aumenta di velocità fino, vedete, con una volta sola vi va in pausa, oppure così va velocissimo. È lo scorrere del tempo del gioco, ok? Se clicchiamo possiamo sempre tornare nelle varie visualizzazioni, gestione, potete fare la gestione del carico, poi magari vi faccio un video apposta e magari facciamo anche un video per produrre i mattoni, vedere un po' le varie differenze delle varie fabbriche. Qui abbiamo visto come gestire una fattoria da zero, partendo da zero nella costruzione delle linee e tutto. Ecco qua che è arrivato all'altra stazione dove invece fanno il pane, e il nostro treno si ferma e andrà a scaricare. Sentite che bello, il rumore dei freni, il rumore del locomotore originale FS, veramente bello, grazie a chi l'ha fatto. Oh, fantastico, arriva dall'altra parte il 345 con i nostri bellissimi carri. Voilà, ragazzi, ecco là, che adesso mi sa che non c'è pronto un bel niente, perché chiaramente guardate che belli questi carri qua, io li ho in scala H0 e sono veramente belli. Io sono a Trovario, un amante dei treni, insomma, avrete capito sicuramente. Quindi allora avete visto adesso chiaramente questo 345
va a sua volta. No, qui siamo ancora sull'altro treno. Allora, volete cambiare volete andare sull'altro treno, avete tanti modi. Ci zoomate sopra, cosa più facile, mettete in pausa un attimo, cliccate sul locomotore ed ecco qua, poi ripremete per far andare. Siamo passati sul dieselone 345 italiano. Aumentiamo la velocità molto, così arriviamo velocemente ad Assago. Ecco qua che l'abbiamo rallentato. Bene ragazzi, spero che questa prima guida vi sia servita e piaciuta. Ripeto, io sto imparando, mi considero un principiante in questo gioco, ma visto che non ci sono assolutamente tutorial, quando aprite il gioco spero che la mia guida vi possa essere tornata utile. Vedete che dall'alto vedete comunque i convogli che si muovono, la vostra mappa, come avete visto abbiamo preso sulla destra le farine e portiamo in alto nella produzione del pane, poi il pane quando è pronto, adesso non ha caricato niente perché è appena partito il primo viaggio, già dal secondo ci saranno pronti delle casse con il pane pronto che verrà portato da Assago e verrà venduto. Se noi andiamo poi su Assago vedrete qui che adesso è ancora all'inizio, anzi ha consegnato, vedete, una cassa di pane, uno di 30, se vedete di fianco il simbolino del pane. Man mano questo vi fa aumentare, vedete obiettivo popolazione più 10% in basso a destra, se vedete, da 88 siamo andati a 96 abitanti. Man mano che incrementate i trasporti, favorite la parte relativa all'industrializzazione e al commercio, aumenteranno gli abitanti. Come abbiamo visto, il gioco supporta treni, navi, aerei, di tutto, e è veramente vasto, perché come ho detto si può andare sul dettaglio minimo, cambiare ogni minima cosa degli alberi, i colori, fare fossi, ci sono le gallerie, i ponti, treni ad alta velocità, c'è dentro Frecciarossa, Litalo, pronti, disponibili italiani, meraviglioso. Bene ragazzi, per essere il primo video su Transport Fever 2 giocato su console, ripeto io sono su PlayStation ma c'è anche per Xbox, come ho fatto vedere, era uscito su PC inizialmente. Questa è una guida introduttiva per principianti, spero vi sia piaciuta. Mi fermo qui, mi raccomando lasciatemi un mi piace e iscrivetevi al canale. Un mega abbraccio e un grande saluto da Andrea, ci vediamo alla prossima sempre qua su Transport Fever con un altro bellissimo video, una seconda guida magari per fare i mattoni e vedere assieme come si fa o altre cose relative al gioco. Se avete domande o altro chiedete. Ciao a tutti!